Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare di SIMMAGIC e del suo nuovissimo volante GTS. Come al solito ringrazio i ragazzi di Direct Drive Italia ARC Team per aver dato la possibilità al mio canale di poterlo recensire per voi. Questo volante fa parte di tutta la nuova line-up che SIMMAGIC sta portando sul mercato, che offre volanti di ottima qualità a prezzi veramente molto concorrenziali. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del volante GTS, un volante rotondo da 30 cm. SIMMAGIC sta piano piano, a mio avviso, innalzando la qualità dei propri prodotti, pur mantenendo sempre dei prezzi d'attacco davvero interessanti. Naturalmente una cosa che mi sta colpendo ultimamente, ma ve ne sto già parlando, sono i nuovi packaging che SIMMAGIC sta utilizzando, ancora più curati sotto l'aspetto estetico della pill, dei colori, tutto veramente molto carino. Sempre tutti i volanti ben protetti da polistirolo sagomato che vanno a tenere cura dei suoi prodotti. Naturalmente all'interno troverete un set di adesivi che potrete utilizzare per personalizzare il vostro volante e un cavo USB tipo 2 per collegare al PC e Type-C da collegare al volante che servono per andare ad impostare e far vedere il volante alla base e scegliere quindi la rete wireless da utilizzare. Inizio subito col descrivervi questo volante a livello estetico. Come ho detto, un volante da 30 cm. A differenza degli altri volanti che ho sempre visto da SIMMAGIC, adesso la parte frontale è in metallo satinato. Ragazzi, l'effetto è molto piacevole, non lascia ditate, ma molto bello. Io non so se dal video riesco a farvelo vedere nel dettaglio come è fatto, naturalmente manderò tutti i video per farvelo vedere ancora meglio. L'effetto è veramente molto bello. Naturalmente utilizza sempre queste cover sui pulsanti in plastica a iniezione, piacevoli, che danno comunque un'ottima linea, un ottimo design a questo modello. Il volante è dotato di 7 pulsanti premibili. Io cercherò di farvi vedere nel dettaglio il rumore, il click che hanno un click molto breve, un feedback molto deciso. Sono tutti pulsanti retro illuminati e anche l'effetto che danno senza nessun adesivo sopra l'ho trovato molto piacevole. La parte di plexiglass che c'è sopra fa un bellissimo effetto visivo quando il LED sotto è illuminato. Naturalmente l'illuminazione è configurabile, ma ve ne parlerò un pochino più avanti. Ci sono poi due rotary con un click molto deciso, naturalmente molto complicato andare a sbagliare quelle che hanno regolazione, e anche precisi nell'impulso. Cosa carina è che anche sempre SIMMAGIC utilizza un modello di rotary che risulta anche premibile. Nella parte alta, utilizzabili con il pollice, ci sono due funky switch direzionabili, rotabili e premibili. Carino poi addirittura averne due, naturalmente molto utile per navigare all'interno dei menu dei vari giochi. A completare sempre la parte frontale abbiamo questa striscia LED con 9 LED configurabili, anche questi nei colori e nell'utilizzo,
vanno a completare un aspetto estetico di questo volante a mio avviso molto molto piacevole. Naturalmente, come già vi ho detto, tutta la parte di colorazione è configurabile, ma ho fatto un video per voi. Eccoci al SimPro Manager Beta. Anche in questo caso vi faccio vedere quelli che sono i miei settaggi per la base alfa, perché come ho detto mi sono trovato molto bene rispetto alle prime volte che l'avevo provata, e voglio farvi vedere quali sono stati i miei settaggi. Utilizzateli come settaggi di base. Passiamo qui oggi per parlare del volante GT. In questa schermata il layout che viene mostrato in realtà non è quello del volante stesso, ma comunque vi fa vedere tutto il funzionamento per quello che riguardano i pulsanti. La cosa molto bella in questa schermata è che potrete andare a settare il layout di tutto, iniziando dai LED in cui potrete scegliere il diverso tipo di colorazione, come si dovranno comportare, oltre anche la parte di intensità di illuminazione, ma anche per singolo pulsante ne potrete scegliere il colore. La cosa molto bella degli ultimi volanti SimMagic è che oltre al colore potrete scegliere come debba comportarsi anche con la telemetria, se la vorrete o meno attivare. E quindi nel caso in cui si attivi l'ABS, quel determinato pulsante che avete scelto si illuminerà, oppure ad un altro darete i PIT, magari ad un altro il trash control. È veramente una cosa molto simpatica e la prima volta che la vedo in un volante. Penso che per quello che riguarda i settaggi possibili sul volante di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Come già vi ho raccontato quando vi ho spiegato il tipo di illuminazione, ho trovato molto carino il poter configurare anche la parte di telemetria direttamente sui tasti del volante. È una funzione che ultimamente sta implementando SimMagic negli ultimi suoi modelli, che ho trovato davvero interessante. Per quanto riguarda poi l'impugnatura, è tutta in pelle cucita nella parte interna con questo filo rosso, e anche sempre molto carina, ma ormai SimMagic li utilizza spessissimo, questi inserti in pelle colorate diverse, in questo caso rosso, che danno effettivamente un effetto molto racing. Il tipo di impugnatura che offre il volante è molto piacevole. Il tipo di plastica, di gomma utilizzata all'interno è veramente dura. Credo, ragazzi, parliamo di uno Shore 95, perché è veramente dura la pressione. Se faccio forza riesco a comprimere solo la parte probabilmente della pelle che è cucita sopra. Comunque un ottimo effetto, tranquillamente in questo caso utilizzabile con le mani, e vi dirò anche molto piacevole utilizzarlo con le mani, ma naturalmente anche con i guanti massimo grip. E in più questo genere di pelle penso vada pochissimo a rovinarsi nel tempo, mantenendo sempre questo volante a livello visivo sempre al top. Sempre per quanto riguarda l'impugnatura, mi fa piacere farvi notare, e spero che dal video ci riesco, che la parte qui non è totalmente tonda, ma c'è un piccolo incavo, vedete, su questa parte qua, che va a allargarsi. Quindi quando lo prendete proprio con la giusta posizione, in realtà aiuta di tantissimo quello che è il grip. Ragazzi, sono quelle piccole cose che però quando ci giocate e notate vi fanno piacere. Arriverei alla parte dietro, tutta in alluminio al CNC. Ormai SimMagic ci ha abituati a questo genere di qualità. È un volante anche in questo caso che ha una profondità veramente bassa, parliamo di meno di 25 mm, e questo offre anche una leggerezza, una sensazione di un volante premium, ma anche che strizza l'occhio al peso. Le finiture sono sempre di altissimo livello, tutto intorno sempre smossato, l'effetto è veramente ottimo. Naturalmente c'è la presa USB di tipo C, come vi ho spiegato serve per andare ad accoppiare la linea wireless utilizzata dal volante, e ritroviamo sempre il solito sistema a palette di SimMagic. Amo sempre farvi sentire anche a livello uditivo, perché è una delle cose che probabilmente vi può dare un aiuto per capire qual è il feedback. Comunque vi dico, molto deciso, non è tra i più duri che ho mai utilizzato, in linea con quelli che sono comunque quelli SimMagic. Molto carino il fatto che sono insonorizzati, fanno veramente poco rumore. Questo perché nella parte interna della levetta SimMagic utilizza sempre un gommino che va a attutire soprattutto la fase di ritorno, che è quella che di solito fa un pochino più di rumore. Le palette poi utilizzate sono in carbonio, è possibile tramite due asolette andarle a spostare. Come dico sempre, non le sposto mai, utilizzo sempre il volante così come me lo mandano, perché personalmente trovo sempre comoda la posizione già scelta di default dal costruttore. Anche in questo caso, come sempre con tutti i cambi SimMagic, ragazzi, non ci sono mai giochi da nessuna parte, è tutto veramente rock solid, molto piacevole.
In questo caso la qualità è veramente di alto livello, al pari di brand con costi molto più alti. Ritroviamo sempre nella parte dietro il Quick Release SimMagic. È un quick release di derivazione automobilistica, funziona sempre con delle sfere che vanno a incastrarsi nel mozzo della base, tutto offre sempre la massima solidità tra base e volante. E all'interno i pin che servono per dare alimentazione alla scheda madre, perché la parte di connessione avviene tutta tramite wireless. Ma questo aspetto per tutti i miei test e per tutti i volanti che ho provato di SimMagic non inficia mai in quello che può essere la latenza tra un comando e l'effettiva funzione all'interno del gioco. Personalmente questo aspetto è sempre molto curato dai ragazzi di SimMagic. Penso comunque che dopo tante parole la cosa importante è capire come effettivamente ci si trova quando si guida con questo volante, e per voi ho fatto un video. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Naturalmente ringrazio i ragazzi di Direct Drive per aver dato la possibilità al mio canale di poterlo recensire. È un volante davvero che subito, appena lo tirerete fuori dalla scatola, vi darà un ottimo senso di qualità nei materiali. A me, come ho già spiegato nella parte iniziale, questo nuovo tipo di lavorazione satinato fa impazzire. A me in generale, anche sugli orologi, tutte le cose, il satinato è uno dei tipi di lavorazioni che più mi piace. E in questo caso mi fa piacere dirvi che non lascia ditate sopra, perché molto spesso invece è un tipo di lavorazione che quando ci poi poggiate sopra le dita lascia un pochino un alone. In questo caso, ragazzi, come vedete è sempre perfetto. Anche il feedback che hanno i pulsanti è sempre ottimo, ormai in linea con quelli che sono anche gli altri volanti di SimMagic. Ha tutte le funzionalità per essere utilizzato con qualsiasi simulatore e sfruttarlo al 100%, ma probabilmente non riuscirete neanche a dare tutte le funzioni, tante ce ne sono in questo, e soprattutto questo grazie anche ai due funky switch che offrono da soli 14 funzionalità da poter dare all'interno di un gioco. Ragazzi, la follia. Il tipo di impugnatura 30 cm è uno dei diametri che più apprezzo in generale dei volanti. Questo perché offre la possibilità di essere utilizzato molto bene per auto GT, magari anche con il cambiatacca, ma tranquillamente anche con auto GT3, GT4. Mi azzarderei anche a molte auto formula, perché tranquillamente si può utilizzare anche con quel genere di volanti, anche se molti per quel tipo di auto preferiscono volanti più piccoli. Personalmente io il 30 è uno dei formati che più preferisco. Per quanto riguarda la cambiata, anche in questo caso sempre in linea con la qualità che SimMagic mette in questo genere di prodotti, sicuramente promossa al 100%. Io anche in questo caso è un volante molto carino. Io spero che SimMagic trovi il modo di farcelo sfruttare magari anche su altre basi che non fossero le loro, perché secondo me, come si dice a Roma, ne venderebbero con la pala. Naturalmente spero che la recensione vi sia piaciuta e nel caso mettete un bel like al canale. Sarei curioso nei commenti di sapere cosa ne pensate di questo bel prodottino e se magari qualcuno di voi già l'aveva adocchiato. Naturalmente metterò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare direttamente dai ragazzi di Direct Drive Italia. E ragazzi, vi ricordo sempre MDS Simpars, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì. Se siete amanti del mondo Direct Drive, entrate nel mio gruppo Direct Drive Italia e ci vediamo alla prossima review. Ciao ciao!